10 mesi. Soltanto 10 mesi si interposero tra la mia dipartita nelle oscure prigioni e l'arrivo del nostro liberatore. Il liberatore d'Europa che, dopo aver illuminato la Francia, spalancò anche al nostro popolo le porte dell'uguaglianza, della fratellanza e della libertà. Almeno questo è ciò che si pensò all'inizio. Al mio valoroso amico, Giovan Battista de Rolandis, toccò una sorte allo stesso tempo ancora più meschina ed eroica, avendo egli resistito alle torture fino alla condanna dei vili inquisitori che lo strapparono precocemente alla storia a 2 mesi dalla venuta del Bonaparte. Oggi i nostri nomi si stringono la mano nei luoghi dell'università, la stessa università dalla quale il tentativo rivoluzionario partì con altri studenti, inebriati come noi dalle cronache d'Oltralpe e pronti a scrivere l'epopea del nostro nuovo paese. Se solo avessimo aspettato. Quello che successe poi divenne storia. Il corso portò con sé entusiasmi e cambiamenti che avrebbero perpetuato il suo ricordo ben oltre la sua disfatta. Le chiavi dei papi non avrebbero più segregato la libertà italica e il tricolore avrebbe sventolato sopra tutta la nazione. La nostra non fu che aria fresca che aspettava di diventar tempesta. Una miccia che avrebbe innescato altri scoppi e risvegliato il grido del popolo per le strade e nelle piazze come la coscienza dei nobili sulle poltrone dei salotti. Ciò accadde anche in Palazzo Ercolani, innalzato dal principe Filippo, a suo tempo grande sostenitore napoleonico. Il tripudio erculeo dalla sua casata risuonò per 3 lustri attraverso gli androni barocchi, su per lo scenografico scalone, nelle gallerie e nelle sale di rappresentanza, dove l'antico toccava l'Oriente, il mito seduceva la natura, la festa diveniva gloria. La vittoria sembrava non avere più confini. Ma questa apoteosi non potette durare. Non di un dio si trattava, ma di un uomo, e con il suo declino tutto il suo creato andò a crollare. Così, anche nel bel palazzo del Venturoli, lo sfarzo sfacciato e le gaudenti risate si ridussero a bisbigli notturni nelle segrete stanze. Era ormai il tempo della nuova generazione, quella che avrebbe portato ad una più misurata riscossa. Astorre Ercolani, coi suoi massoni, e Maria Malvezzi, coi suoi invitati, sotto le stelle dipinte, e tra le frasche illusorie, radunarono le menti combattive di una Bologna che esaminava l'incerto destino del sogno italico nuovamente drogato dall'incenso di Roma. In quegli stessi spazi, nell'attuale epoca, si continua a parlare di politica e società. Forse dimentichi del nome degli antichi padroni di casa, forse anche del mio stesso nome, ma di certo consapevoli delle difficoltà avute per raggiungere quei democratici traguardi, ancora oggi così fondamentali, ma ancora oggi, ahimè, così ardui da difendere e da serbare.